Quali sono i requisiti per imparare a programmare in Python nel 2026? Mettiti comodo perché oggi sto per smontare tanti falsi miti. Partiamo con la domanda numero 1, la più gettonata. Ho bisogno di una laurea per imparare a programmare? La risposta è no, non hai bisogno di alcuna laurea, anche se il 95% dei miei studenti ne possiede una. Perché dico questo? Quindi cosa vuol dire? Serve questa laurea o no? Python è uno strumento che tu integri all'interno del tuo lavoro, quindi la maggior parte delle aziende sta integrando Python per fare cosa? Per fare analisi sui dati, implementare dei modelli di machine learning, degli agenti AI, automatizzare processi, costruire delle pipeline e quindi assume delle figure che siano in grado di fare questo. Ma oltre ovviamente a conoscere Python c'è bisogno di conoscere anche il dominio di appartenenza. Magari sono laureati in economia, sono laureati in finance e quindi poi vanno a lavorare nelle banche, in delle corpo, consulenza e per lavorare in questo tipo di aziende hai bisogno di una laurea. Python è semplicemente uno strumento, è un extra. Quindi visto che Python è utilizzato all'interno delle aziende e la maggior parte delle volte per essere assunti in un'azienda di questo calibro hai bisogno di una laurea perché hai bisogno delle competenze, si tende a pensare che per imparare a programmare in Python hai bisogno di una laurea, ma in realtà non c'entra niente. Puoi benissimo imparare a programmare in Python anche se non hai una laurea. Magari hai decine e decine di anni di esperienza all'interno di un settore, anche se non hai la laurea, e ti sei reso conto che vuoi integrare Python per fare delle automazioni, per analizzare dei dati, allora puoi benissimo metterti a studiare Python in autonomia. Oppure ancora io ho qualche studente che lavora da 10 anni in un concessionario, quindi lui si occupa della vendita e della compra di macchine e si è reso conto che non poteva stare dietro a tutti i file Excel che aveva milioni di dati e non se ne faceva niente e così da solo ha deciso di intraprendere un percorso con me per imparare ad analizzarli utilizzando Python, però questa persona non ha la laurea, ad esempio. Ricordati che Python è solo un mezzo, come dico sempre, è uno strumento con cui fai qualcosa, solitamente analisi dati o automazioni, integrazioni con l'intelligenza artificiale. Per studiarlo non hai bisogno di una laurea, però certo c'è bisogno della conoscenza di un dominio, altrimenti Python da solo trova il tempo che trova. Seconda domanda. Ho bisogno di avere delle conoscenze pregresse in informatica? Devo essere bravo in informatica? Anche qua assolutamente no, poi bisogna anche capire cosa si intende con essere bravo in informatica. Accendere il computer, sapere cos'è l'hardware di un computer? No, direi che non è una competenza necessaria per imparare a programmare in Python, ma se conosci già altri linguaggi di programmazione, ad esempio R o C, sarai più avvantaggiato. Se non conosci nessun altro linguaggio di programmazione, sei nuovo al settore del coding, non c'è problema, puoi iniziare ad imparare. Anzi, Python è il linguaggio di programmazione più facile da imparare perché è ad alto livello, quindi è più vicino al linguaggio che parliamo noi esseri umani piuttosto che al linguaggio macchina. Invece se devi imparare ad esempio C, lì avrai un po' più difficoltà perché è un linguaggio di programmazione più difficile, ma se devi iniziare con Python non c'è problema, rilassati perché è un linguaggio di programmazione molto facile da imparare anche per chi parte da zero. Quindi no, non sono necessarie delle conoscenze pregresse in informatica, anche perché imparare Python non vuol dire diventare automaticamente dei programmatori che fanno dei software o delle navicelle spaziali che vanno sulla Luna. Significa semplicemente imparare uno strumento che utilizzi poi all'interno del tuo lavoro. Non devi imparare tutto Python, anche perché non ti basterebbe una vita. Devi imparare la sintassi base e poi le librerie di tuo interesse. Se devi fare il data analyst, analisi sui dati, hai le librerie Pandas, NumPy e Matplotlib e basta. Non devi imparare a fare ad esempio un software gestionale perché a te non ti interessa. Devi imparare solo la parte di Python che è di tuo interesse e che ti serve poi per implementarla nel tuo lavoro. Quindi non hai bisogno di chissà che basi di informatica, però se appunto conosci già altri linguaggi di programmazione, anche se hai avuto una piccola infarinatura al liceo perché magari hai visto le basi di C, sarai molto più avvantaggiato perché hai già sviluppato, hai già un buon pensiero logico, ma se non ce l'hai non c'è nessun problema, puoi iniziare da zero. Altra domanda che mi fate spesso: ho bisogno di basi in matematica? Anche qua no, non hai bisogno di nessuna base in matematica,
anche se è vero che la maggior parte degli esercizi che si fa riguardano operazioni matematiche quando si studia la sintassi base. Anch'io ai miei studenti propongo tanti esercizietti, anche semplicemente calcolare delle espressioni, calcolare l'area di un triangolo, calcolare la successione di Fibonacci, dire se un numero è primo, eccetera, eccetera. Ma questo non c'entra molto con il linguaggio di programmazione Python, perché anche qua Python è solo lo strumento. Quindi se non sai che cos'è la sequenza di Fibonacci, non vuol dire che di conseguenza non puoi imparare a programmare in Python, non puoi utilizzare Python. Semplicemente vai su internet, cerchi che cos'è la sequenza di Fibonacci e poi la metti in pratica utilizzando Python. Non sai quando un numero è primo, ti cerchi la nozione su internet e poi riesci a risolvere l'esercizio. Nella maggior parte degli esercizi, tra l'altro, è anche specificato, ad esempio, come si calcola il volume di un triangolo, come si calcola l'area di un quadrato, c'è già la formulina, devi semplicemente metterlo in pratica in Python. Sono dei tipi di esercizi che ti mostrano come Python può esserti utile, ok? Però in realtà puoi fare anche altri tipi di esercizi se questi non ti piacciono. Inoltre c'è da dire che Python è utilizzato maggiormente nell'analisi dati e quindi qua certo che hai bisogno di basi più in statistica più che di matematica, la moda, la media, la mediana, le distribuzioni, ma queste sono cose che devi imparare a sé a livello teorico sui libri e solo dopo le applichi grazie a Python, perché magari poi ti vengono forniti dei file Excel e devi calcolare la media delle distribuzioni, degli outlier e qui hai bisogno di sapere cosa vogliono dire a livello teorico prima poi di utilizzare Python, ma le due cose non sono correlate, ok? Se il tuo obiettivo è quindi quello di fare analisi sui dati ma non hai basi in matematica, in statistica, questo potrebbe essere un problema, ma non è correlato a Python, semplicemente che tu vuoi fare analisi sui dati ma non hai basi in statistica, Python non c'entra niente. Altra domanda, devo sapere l'inglese? Anche qua no. È vero che i comandi di Python sono in inglese, for, while, if, else, sono tutte parole inglese, ma in realtà non è che devi avere un B2 di inglese per capirle, sono semplicemente dei comandi di Python che sono in lingua inglese, ma va benissimo così, li devi semplicemente utilizzare una volta e vedrai che li avrai già memorizzati. Quindi assolutamente non è un prerequisito, magari se sai un po' di inglese sarai più avvantaggiato. Ultima domanda, serve essere giovani? No, non serve essere giovani, è vero che Python è un linguaggio di programmazione che è gettonato in moda solo negli ultimi anni, è sempre più integrato all'interno delle aziende, quindi le aziende assumono magari persone giovani che sappiano utilizzare questo linguaggio di programmazione, ma anche qua ovviamente non è un limite per impararlo, quindi se tu sei un manager, hai tanti anni di esperienza in un settore e per necessità personali o aziendali lavorative hai bisogno di imparare Python, puoi assolutamente farlo. Ovviamente il problema che ho notato con le persone che magari hanno 40, 50, 60 anni e si approcciano al linguaggio di programmazione Python è che hanno poco tempo da dedicare perché ovviamente sono molto indaffarate col lavoro e purtroppo Python, come tutti gli altri linguaggi di programmazione, per essere appreso richiede molta costanza e anche dello studio individuale, quindi bisogna mettersi a fare gli esercizi in autonomia, bisogna sempre ogni settimana dedicare almeno qualche ora, perché se magari studi 2 mesi, poi fai 2 mesi di pausa, poi non ti ricordi più niente e quindi questo potrebbe essere una limitazione, anche perché magari non si è più abituati a studiare. Se un ragazzo di 23 anni che sta facendo l'università deve imparare a programmare in Python, lui è già abituato a studiare perché ha fatto il liceo, poi l'università, è abituato a preparare esami, a studiare di notte, sa che deve essere costante e quindi anche con Python applicherà le stesse strategie. Magari una persona con tanti anni di esperienza a livello lavorativo che ha magari 50-60 anni, questa persona non è più abituata a studiare come lo è un ragazzino di 23 anni e quindi manca magari la costanza, manca il tempo, manca la dedizione perché ci sono tante altre priorità, giustamente, e quindi questo è l'unico ostacolo che si potrebbe riscontrare, ma è una cosa personale, diciamo, non è legata a Python. I requisiti per imparare a programmare in Python sono semplicemente la volontà e la costanza, ok? Quindi bisogna essere costanti perché altrimenti ti dimentichi tutto. Ogni argomento di Python è progressivo, quindi non sono degli argomenti a sé. Quando studi ad esempio le istruzioni condizionali e dopo studi i cicli,
vedrai che all'interno dei cicli ci sono anche le istruzioni condizionali e così via, quindi richiede molta costanza e soprattutto volontà, perché non è una cosa facile, bisogna sviluppare il pensiero logico, tantissime volte il tuo codice darà errore e non saprai perché, pensi di aver fatto tutto l'esercizio giusto e poi ti rendi conto che è tutto sbagliato, avevi in mente come fare un esercizio ma ti rendi conto che il tuo ragionamento faceva acqua da tutte le parti, insomma ci sono tantissimi ostacoli e devi avere tanta volontà per poterli superare. Per quanto riguarda invece i requisiti tecnici, so che tanti di voi stanno pensando: ma il mio computer va bene per imparare Python, va bene per scrivere codice Python? Assolutamente sì, nel senso che se stai imparando a programmare in Python il tuo computer va più che bene. Certo, se un giorno devi lavorare con tantissime quantità di dati sperimentali, hai milioni di immagini fMRI e il tuo computer non riesce più a gestire tutto questo, potrebbe non essere abbastanza potente e devi spostarti su dei computer da laboratorio, ma questo accade soprattutto specialmente per i ricercatori universitari che magari hanno a che fare con tantissimi dati. Se tu stai comunque facendo qualche progettino, se all'inizio hai dei dati ma non sono dei dati, tutti i dati aziendali di Amazon, il tuo computer va più che bene. Per concludere voglio dirti che l'unico requisito per iniziare a programmare è iniziare, perché tante persone rimandano, non sanno se sono pronti, non sanno se hanno tutto il necessario e finiscono per non iniziare mai. Quindi adesso che stai per concludere questo video, entra nel mio canale e vai a vedere le prime 3 lezioni di Python gratuite per principianti. Mi raccomando, iscriviti al canale e noi ci vediamo nell'altro video.